Domenica 15 marzo doveva essere la notte di una nuova campionessa e invece è diventata la notte in cui una ragazza ha conquistato il cuore di tutti. Perché quello che è successo alla Yokohama Budokan non è stato solo un cambio di titolo, è stato molto di più. Sì, perché ci sono momenti nel wrestling che vanno oltre una semplice vittoria, momenti che non si misurano con le cinture, con i record o con i giorni di regno. Momenti che si imprimono nella memoria e che si trasformano in emozioni pure, in brividi, in qualcosa che senti dentro e che sai, non dimenticherai tanto facilmente. E quello che è successo domenica 15 marzo alla Yokohama Budokan è esattamente uno di quei momenti. Una serata che sulla carta doveva raccontarci la fine di un regno e l'inizio di un altro, ma che in realtà ha fatto molto di più. Ha raccontato una storia fatta di sogni infranti, di lacrime vere, di passione e di un amore del pubblico che non si può costruire a tavolino, si può solo guadagnare. E Aya Sakura quella sera ha fatto esattamente questo. Ma partiamo dall'inizio. Ranna Yagami ha sconfitto Hanako, una vittoria importante e pesante che le ha permesso di laurearsi Future of Stardom Champion per la prima volta nella sua carriera, un traguardo che ogni giovane lottatrice sogna, perché quel titolo rappresenta molto più di una semplice cintura, è un simbolo, è il primo vero passo verso qualcosa di più grande. È la dimostrazione che sei pronta, che puoi farcela, che il tuo momento è arrivato. E Ranna quel momento se l'è preso con forza, con determinazione, mettendo fine a un regno tutt'altro che banale. 169 giorni, 4 difese titolate. Hanako non era campionessa per caso, aveva costruito qualcosa di solido, qualcosa di credibile. E proprio per questo la vittoria di Yagami assume ancora più valore. Ma se la storia si fosse fermata qui, probabilmente parleremo di un semplice cambio titolato. Importante, sì, ma non indimenticabile. E invece no, perché subito dopo, durante i festeggiamenti, è successo qualcosa che nessuno si aspettava, davvero qualcosa che non era scritto nei risultati, ma che ha rubato completamente la scena. Il pubblico della Yokohama Budokan ha iniziato a inneggiare un nome. Non quello della nuova campionessa, non quello dell'ex campionessa, ma quello di Aya Sakura. E qui la magia inizia davvero. Aya Sakura non era al centro del ring, non era protagonista del match, non era nemmeno parte attiva di quel momento. Era lì, in un angolino, in fondo all'arena, a guardare, a osservare, a vivere tutto da lontano. Eppure, in qualche modo era lei il centro emotivo di quella scena, perché pochi minuti prima la sua serata si era già spezzata. Il Cinderella Tournament 2026, quel sogno così grande, così importante, era finito. Eliminata da Hanan. Niente scarpetta di cristallo, niente favola, solo delusione. E come se non bastasse, c'era anche quell'altro peso, il Future of Stardom Championship, quel titolo che aveva inseguito, quel titolo per cui aveva lottato, quel titolo che aveva sfiorato, senza mai riuscire ad afferrarlo per davvero. Aya ci aveva provato a battere Hanako, ma non ce l'aveva fatta. Ranna invece sì. E questo, per una lottatrice giovane, affamata, piena di sogni, può essere devastante. Perché inizia a chiedersi se è abbastanza, se il tuo momento arriverà mai, se tutto quello che stai facendo ha davvero un senso. E allora la vedi lì, ferma, distrutta, le lacrime che scendono, non quelle finte, non quelle da copione, quelle vere, quelle che non puoi controllare, quelle che raccontano tutto senza bisogno di parole. Ed è proprio in quel momento che succede qualcosa di straordinario. Il pubblico la nota, il pubblico la sente, il pubblico la capisce e inizia a urlare il suo nome. Un coro che cresce, che diventa sempre
più forte, sempre più potente, sempre più impossibile da ignorare. Non è un semplice tifo, è empatia, è connessione, è il pubblico che decide spontaneamente di abbracciare quella ragazza, di dirle ti vediamo, sappiamo cosa stai provando e siamo con te. E questo è il wrestling nella sua forma più pura. Perché puoi costruire storyline perfette, puoi scrivere finali epici, puoi pianificare ogni dettaglio, ma momenti così non li crei, succedono. E quando succedono capisci di essere davanti a qualcosa di speciale. Ranna Yagami in mezzo al ring, con il titolo appena conquistato, avrebbe potuto ignorare tutto questo. Sarebbe stato normale, sarebbe stato comprensibile. Era il suo momento, il suo trionfo, il suo coronamento. E invece no. Ha fatto qualcosa che ha reso quel momento ancora più grande, ancora più significativo, ancora più umano. Ha ascoltato, ha guardato, ha capito e ha preso una decisione, ha concesso un match titolato ad Aya Sakura, così, senza esitazioni, senza giri di parole, trasformando quel coro del pubblico in realtà, trasformando un momento di dolore in un'opportunità, trasformando una sconfitta in una nuova possibilità. E ora tutto è pronto. Mercoledì 25 marzo, durante New Blood 30, Ranna Yagami difenderà il Future of Stardom Championship proprio contro Aya Sakura. Sulla carta il pronostico sembra abbastanza chiaro. È difficile immaginare una Ranna Yagami perdere il titolo alla prima difesa. Sarebbe una scelta forte, rischiosa, quasi controintuitiva, perché il suo regno è appena iniziato, perché ha bisogno di consolidarsi, perché ha bisogno di crescere come campionessa, ma il punto forse non è questo, perché a volte nel wrestling vincere non significa per forza uscire con la cintura. A volte vincere significa molto di più, significa conquistare qualcosa che non può essere assegnato, qualcosa che non si misura con un conteggio di 3. E Aya Sakura quella sera ha già vinto. Ha vinto il pubblico, ha vinto il cuore dei fan, ha vinto quella connessione che trasforma una lottatrice in qualcosa di più, in qualcuno per cui le persone fanno davvero il tifo. Non perché devono, non perché è scritto da qualche parte, ma perché lo sentono. E questo è rarissimo, perché ci sono lottatrici fortissime, tecnicamente impeccabili, con carriere piene di successi, che non riescono mai davvero a creare quel legame. E poi ci sono momenti come questo, in cui tutto si allinea, in cui la vulnerabilità diventa forza, in cui una sconfitta diventa il punto di partenza. Aya Sakura ha fatto breccia nel cuore dei fan. E quando succede, non importa quanto tempo ci metterai a vincere un titolo, non importa quante sconfitte dovrai affrontare ancora, perché sai che prima o poi quel momento arriverà. E quando arriverà sarà enorme. Quindi sì, forse Ranna Yagami manterrà il titolo, forse il suo regno è appena iniziato e ha ancora tanto da raccontare, ma allo stesso tempo c'è una sensazione che non si può ignorare. Quella che qualcosa è cambiato, quella che una nuova protagonista è emersa, quella che Aya Sakura da quella sera non è più solo una giovane promessa, è diventata qualcuno per cui vale la pena tifare, qualcuno per cui vale la pena credere. E mercoledì 25 marzo, quando salirà sul ring per affrontare Ranna Yagami, non sarà sola, perché porterà con sé quella voce, quel coro, quel momento. E a volte è proprio da lì che nascono le storie più belle.